Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la conferma della registrazione dell'utente. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare la fase di login e al primo accesso ricorderemo all'utente di aggiornare la sua password. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e come prima modifica andiamo a modificare il nostro file content conferma registrazione in modo che non sia accessibile qualora l'utente non abbia inoltrato la richiesta tramite la pagina di login. Come abbiamo visto nella precedente videoguida, in fase di primo login, quindi in verifica login, qualora l'utente risulti associato alla tabella register attempt e quindi debba confermare necessariamente la sua registrazione, abbiamo salvato in sessione l'id dell'utente che sta inoltrando la sua richiesta nella sessione id attempt, e quindi quello che andremo a fare è inibire l'accesso alla pagina conferma registrazione, quindi questa qua, in modo che se non sia settata la sessione ovviamente ci dia un header location alla pagina di login. Quindi eviteremo sostanzialmente che si possa accedere, come ho fatto in questo modo modificando l'id pagina nell'URL, alla pagina per la conferma di registrazione. Quindi nel file conferma registrazione, quindi content conferma registrazione, gli diremo if isset $_session al campo id attempt, anzi if not isset, quindi se non è settato gli diremo per il momento exit, quindi usciamo dalla nostra pagina e non eseguiamo tutto il codice in esso racchiuso. Quindi premiamo F5 e come vedete la pagina rimane vuota perché l'exit non va a eseguire il codice sottostante. Bene, ora basterà ricavare l'id pagina login e quindi effettuare l'header location. Quindi all'interno delle graffe ci selezioniamo l'id di pagina con identificativo alfanumerico login dalla tabella pagine pubblica, e quindi se non è settata la sezione con l'id utente che sta inoltrando la richiesta, gli faremo fare un header location in index.php pagina uguale, e qua ci va row id login al campo id pagina. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete la pagina ovviamente non ha trovato la sessione settata e ci ha riportato la pagina di login. Poi come altra modifica andiamo a inibire l'accesso all'area privata qualora non sia stato effettuato il login, perché ora per l'accesso all'area privata ci basterà scrivere per esempio direttamente il percorso del file privata PHP. Premiamo invio e come vedete senza passare per il login siamo all'interno del nostro CMS. Per fare questo dovremo salvare in sessione, quindi in verifica login dovremo salvare in sessione prima dell'header location all'area privata, quindi qua dovremo salvare almeno l'id utente per il momento che si è loggato. Quindi salveremo in sessione
almeno l'id utente. Poi magari quando ci occuperemo dei permessi magari possiamo anche salvare in sessione il gruppo di appartenenza, che sarà uguale quindi a row utenti, quindi qua, e ci recuperiamo quindi oltre a username random salt anche l'id utente. Quindi a row utenti al campo id utente. Perfetto, quindi salviamo e in privata.php, prima del controllo se è settato get pagina, gli diciamo semplicemente if not isset $_session id utente. Quindi se non abbiamo salvato in sessione l'utente, gli diciamo header location index.php, quindi lo reindirizziamo alla pagina index.php e poi gli diciamo exit, quindi di non eseguire altro codice racchiuso all'interno della pagina. Quindi salviamo, ci spostiamo in privata, premiamo F5 e come vedete la pagina privata PHP ci ha buttato fuori perché ovviamente non abbiamo settato e quindi inizializzato la nostra sessione. Bene, ora effettuiamo il login e ci loghiamo come Mario Rossi. E come vedete abbiamo accesso alla nostra area privata. Bene, ora al primo accesso, qualora l'utente sia appena registrato, quindi tramite conferma registrazione, dobbiamo avvisare l'utente che deve necessariamente aggiornare la sua password. Per fare questo ci loghiamo innanzitutto in phpMyAdmin, selezioniamo il nostro database, tabella utenti privata, struttura, e modifichiamo la struttura della tabella aggiungendo un nuovo campo dopo random salt che lo chiamiamo stato password. Campo intero. E per quanto riguarda gli utenti che abbiamo già definito, Mario Rossi lo impostiamo come stato password uguale a 1, quindi è stata modificata correttamente, mentre Alessio Baudi lo lasciamo a 0. Quindi sostanzialmente quello che andremo a fare con i nostri file, in conferma registrazione, quando viene spostato l'utente impostiamo il stato password, quindi lo stato della password, a 0. Quindi vogliamo che l'utente che abbia fatto questo passaggio abbia il campo stato password uguale a 0. Perfetto. E mentre inserisci utente, quindi in privata funzioni inserisci utente, gli settiamo quindi qualora abbia già, quindi qualora gli venga già assegnata direttamente la password senza conferma, gli settiamo lo stato password uguale a 1. Perfetto. Quindi con l'inserimento classico
quindi con l'inserimento classico senza conferma il campo verrà settato ad 1 e quindi la password sarà già stata modificata, altrimenti con conferma registrazione, qualora venga confermata la registrazione, il campo stato password verrà impostato a 0. Bene, e quindi al primo accesso, per il momento lo settiamo nella pagina home page, quindi privata, sezioni home page, e quindi qua vedremo di visualizzare l'avviso qualora il campo stato password sia settato a 0, dove avvisa l'utente che deve necessariamente aggiornare la sua password. Quindi apriremo il PHP, ci selezioneremo l'utente o i dati dell'utente che ci interessano, quindi faremo una select nome, virgola, cognome, virgola e stato password from utenti privata where id utente è uguale, e qua ci mettiamo la nostra session id utente. Perfetto, quindi eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $sell utente, ci ricaviamo il dato, quindi MySQL fetch array di res utente, apriamo una tabella e gli diciamo class avvisi with 98% e poi le aggiungiamo align center, quindi la allineiamo al centro, quindi aperta e chiusa, e poi definiamo un tr, quindi aperto e chiuso, un td aperto e chiuso, e gli diciamo benvenuto /a, quindi benvenuto benvenuta, nell'area privata del CMS, e qua ci mettiamo ecco $row utente al campo cognome, punto, spazio, row utente al campo nome, e poi apriamo il PHP e gli diciamo if row utente al campo stato password è uguale a 0, quindi l'utente deve ancora modificare la sua password, gli diciamo con un tr le ricordiamo che dovrà necessariamente aggiornare la sua password. Perfetto, ora apriamo il file CSS definiamo delle nuove direttive per la tabella avvisi, quindi gli diciamo table class avvisi
margin top 20, font size 12 pixel, font family, perfetto. Poi identifichiamo questa cella con class avviso, quindi table class avvisi td class avviso, e gli diciamo 8 100 pixel. Poi gli diciamo border 2 punti 1 pixel dotted, scegliamo il colore e poi gli diciamo background color e scegliamo un colore, un giallino chiaro. Perfetto, quindi salviamo. Quali possiamo anche aggiornare la sua password nella sezione account personale, che non abbiamo ancora definito ma che definiremo successivamente. Quindi salviamo, premiamo F5 e qua ci dà benvenuto soltanto nell'area del CMS, nell'area privata, che in realtà Mario Rossi non necessita di cambiare la password. Quindi invertiamo, Mario Rossi lo spostiamo come stato password 0 e Alessio Baudi a 1, quindi password modificata. Quindi premiamo F5, perfetto, quindi ci ha mostrato l'avviso con il relativo messaggio. Bene, ora come ultima modifica, una volta effettuata la conferma della registrazione e quindi al rientro nella pagina di login, qua mostreremo il messaggio di avvenuta conferma registrazione e daremo l'istruzione all'utente per effettuare il primo accesso. Quindi per prima cosa definiamo un nuovo utente e andremo a procedere con la conferma della registrazione, però apriamo il file, quindi la nostra funzione, quindi privata, sezioni, permessi utente, funzioni, inserisci utente, e commentiamo sia l'inoltro dell'email che l'inoltro dell'SMS, in modo da non procedere con l'inoltro dei dati. Quindi definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo Marul Costantini, che oltretutto è un mio carissimo iscritto al canale, il più attivo direi ad oggi, e lo ringrazio per tutti i commenti positivi che ha espresso sul mio operato. Lasciamo flaggata la verifica in 2 passaggi, scriviamo l'indirizzo di mail provvisorio perché non ho il suo ovviamente indirizzo email, e poi, come vi ricordo, stiamo procedendo a non inoltrare i dati direttamente all'utente. Specifichiamo un numero di cellulare a caso e lo associamo al gruppo amministratore. Quindi inseriamo il nostro utente. Perfetto, qua ci sta giustamente chiedendo di specificare il nome utente, che sarà ovviamente Marul Costantini, e inseriamo il nuovo utente. Come vedete siamo tornati in nuovo utente, ci spostiamo in Register Attempt e come vedete è stato inserito correttamente l'utente Marul. Bene, ora quello che dobbiamo fare è procedere alla conferma della registrazione e quindi conferma registrazione, prima dell'header location finale alla pagina di login salviamo in sessione, quindi session avviso, l'avviso che vogliamo stampare a video. Qua scriviamo gentile row utente al campo cognome punto spazio
row utente al campo nome, e gli aggiungiamo la sua registrazione è andata a buon fine. Inserisca la password provvisoria ed acceda all'area privata. Perfetto, quindi qua abbiamo finito, e in content login all'interno dell'else, quindi se non è settato l'errore, prima settiamo la variabile alert uguale a uno spazio vuoto e poi gli aggiungiamo if isset session avviso, allora $alert sarà uguale a session avviso, quindi ci recuperiamo l'avviso salvato in sessione. Perfetto, poi cancelliamo la sessione. Perfetto, e poi quello che dobbiamo fare è cambiare l'identificativo del nostro TD, quindi qua ci stamperemo id alert associato al file CSS, e quindi qua lo cambieremo come, quindi id alert sarà uguale avviso, mentre qua, se è settato l'errore, come errore. Vediamo se sta funzionando. Quindi inoltriamo il login, perfetto, e quindi l'id lo setta giustamente errore. Ora apriamo il file CSS della parte pubblica, quindi table id login td id avviso sarà uguale non al rosso, ma magari scegliamo un colore verde, vediamo un po', anche questo sembra bellino, quindi salviamo, premiamo F5. Ora confermiamo l'utente Marul, quindi username Marul Costantini, password scegliamo quella provvisoria, effettuiamo il login, inseriamo il token email, il token SMS, confermiamo la registrazione e come vedete siamo tornati in login e l'avviso ci dice: gentile Costantini Marul, la sua registrazione, qua dobbiamo cambiare la E accentata, è andata a buon fine, inserisca la password provvisoria ed acceda all'area privata. Perfetto, quindi username Marul Costantini, inseriamo la password, clicchiamo su login e come vedete anche Marul ora è un utente attivo del nostro CMS. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida ci concentreremo sulla gestione delle pagine da visualizzare in base ai permessi.